Ciao a tutti amici dell'Ariete, benvenuti e bentornati. Io sono Ilaria e su questo canale parlerò di tarocchi, metafisica, spiritualità e quant'altro possa essere d'aiuto ad ognuno di noi per il proprio percorso di crescita personale e spirituale. Bene, mostrami Ariete e le tendenze energetiche predestinate per la seconda metà di luglio 2026. Abbiamo la carta della giustizia, amici dell'Ariete. È un momento probabilmente di riequilibrio, per qualcuno potreste avere a che fare con della burocrazia, potrebbero essere contratti. Andiamo a vedere di cosa si tratta con i tarocchi. Vi ricordo che le letture sono per un gruppo, è facile quindi che non risuoni tutto. Sono valide per segno solare, lunare e ascendente, e per chi volesse una consulenza personalizzata con me mi può contattare via mail, oppure sotto nella descrizione del video trovate il numero di telefono, il link alla pagina web dove trovate tutto quello che propongo. C'è il link al percorso di crescita nella sezione degli abbonati, i link ai corsi gratuiti presenti sul canale e il link al corso di livello intermedio di tarocchi intuitivi. Bene. Partiamo con un 8 di denari. Abbiamo un 3 di bastoni, come se steste costruendo qualcosa. 5 di coppe. Abbiamo la sacerdotessa. Il carro, ruote della fortuna. Due di coppe. E la carta della stella, ragazzi. Bene, adesso andiamo a vedere carta per carta, capiamo qual è il messaggio più importante del periodo. Potrebbero anche arrivare messaggi sciolti, slegati tra di loro. In un secondo momento andiamo a vedere i vari settori, quindi amore, lavoro, denaro, eccetera. Partiamo da questo 8 di denari. Ah, non vi ho detto ragazzi che per tutto luglio c'è la lettura semestrale in promozione, comunque per ogni informazione mi potete contattare. Allora, Fante di Pentacoli e Cavaliere di Spade. Vi sento come nel vostro tran tran quotidiano all'inizio del periodo. Per il 3 di bastoni abbiamo un 9 di pentacoli e un 7 di pentacoli, come se foste focalizzati sul lavoro, su quello che dovete fare giornalmente, su di voi anche, sulla vostra indipendenza, sulla vostra autonomia, sulla cura di voi stessi, sul vostro diletto. Andiamo a vedere questo 5 di coppe. C'è come qui, con questo 3 di bastoni, la voglia di costruire qualche cosa per conto vostro, secondo me. E asso di coppe. Sì, c'è come questa nuova idea, 5 di coppe, 5 di bastoni, potrebbero esserci dei conflitti, dei timori, sento, perché di solito il 5 di coppe è una carta che ci parla di senso di colpa, di rammaricarsi di qualche cosa. E quindi, siccome ci sono anche, c'è un 5 di bastoni che rappresenta un po' dei conflitti, sento come se non foste tanto sicuri su come andare avanti, su come progredire probabilmente per concretizzare questo progetto o questo vostro senso di autonomia, di indipendenza, di libertà anche. Andiamo a vedere la sacerdotessa.
Regina di Pentacoli e 3 di spade. C'è un 3 di spade, ragazzi, e una sacerdotessa. C'è come qualche ferita ehm, che potreste vedere in questo periodo, sapete? Magari è proprio questo 5 di coppe, perché la sacerdotessa vi dà la possibilità, a parte che potrebbe essere una persona che conoscerete o con la quale parlerete, che potrebbe un po' così rischiararvi le idee, però è proprio un vedere, perché è colei che sa, è colei che vede oltre, è il, scusate, il vedere, il riconoscere questa ferita, questa sofferenza, questo rammarico, pentimento, questo senso di vuoto potrebbe essere per qualcuno. Andiamo a vedere il carro. 5 di pentacoli, 6 di coppe e di nuovo sacerdotessa. Ho come l'idea che qualcuno di voi possa essere in una situazione ehm, abitudinaria, rutinaria, dove state andando avanti perché sì, perché siete abituati a farlo, e con queste non vi vogliate spostare da questa situazione perché il carro è girato al contrario, oppure, come vi dicevo prima, ci sono come dei conflitti interni, non sapete da che parte andare per costruire questa nuova realtà, questa nuova autonomia e indipendenza. E qui io ho come l'idea che abbiate paura di allontanarvi da qualcosa. Può essere che per qualcuno sia un sogno. Magari state facendo quello che avete sempre sognato di fare o avete la vita che, tipico della crisi di mezza età, o avete la vita che avete sempre sognato, però vi sentite vuoti, avete qualche cosa che vi manca. Per qualcuno potrebbe essere un progetto, con questo asso di coppe un figlio, per qualcun altro potrebbe essere, non lo so, una famiglia, un gruppo di amici, un gruppo con il quale competere, cioè tipo, sì, vabbè, potrebbero essere gli amici. Mi viene in mente qualcuno con cui condividere la palestra o certi sport, magari un po' particolari che non sono proprio da tutti. Sento che è come se vi mancasse qualcosa e sento che c'è una sorta di difficoltà perché qua si vede in avanti e qui bisogna prendere una decisione sul presente, proprio in visione di questo futuro. Andiamo a vedere la ruota della fortuna. 5 di coppe di nuovo. E fante di coppe. Sapete che potrebbe proprio essere un qualche progetto nuovo nel quale vorreste avventurarvi? Probabilmente c'è paura di perdere denaro, c'è paura di perdere gli amici e che da un lato vi stimola perché è come se questo progetto, questo andare avanti per la vostra strada in qualche modo vi riempisse e questa cosa in più, questo nuovo progetto potesse darvi quella marcia in più, però dall'altro lato è come se con questa ruota della fortuna al contrario c'è come un timore a perdere qualcosa, potrebbero essere soldi, potrebbe essere tempo, amici, quello che vi ho detto prima. Andiamo a vedere il 2 di coppe perché secondo me raggiungerete come un compromesso con voi stessi, vi darete come dei limiti, delle soglie. 10 di coppe e 8 di bastoni. Andiamo a vedere anche la stella. Abbiamo il re di pentacoli. E il 4 di coppe. Allora,
Io ho come la sensazione che vi metterete in gioco, qualsiasi sia la situazione, la questione. Secondo me con questo carro ad un certo punto deciderete, come vi dicevo prima, di scendere a compromessi, di prendere qualche accordo o tra voi stessi o tra voi e la controparte, che potrebbe essere sia romantica con questo due di coppe che diciamo relazionale, più romantica piuttosto che pratica. Quindi più se fosse un progetto, per esempio, ok, mi do come dei limiti, dei tempi, dei parametri da seguire. Io sento che si va verso la realizzazione del vostro sogno con questa stella. Sento anche una certa solidità monetaria grazie al Re di Pentacoli, però questo 4 di coppe al contrario, aspettate perché ho un braccio infortunato, non riesco ad allungarlo. Ehm, Re di bastoni. Credo che ci sia come un lato, un qualche cosa dove voi assolutamente non vogliate intervenire o non possiate intervenire. C'è qualche cosa che pensate, che credete o in cui avvertite una carenza. E mi richiama un po' il 5 di coppe questo e dove era l'altro qua. Si va migliorando, si va verso qualche cosa di più elevato, di più stabile, di più anche remunerativo, ma dovete mettervi in testa, secondo me, con queste due carte che dovete intervenire. C'è qualche scelta che probabilmente state posticipando, state rimandando, che c'è bisogno di prendere. La giustizia è anche una carta di scelta. La giustizia è una di quelle carte a due piatti, ok, sulla bilancia, e la spada serve per tagliare quello che c'è in eccedenza in uno dei due piatti proprio per riportare l'equilibrio. Quindi non ho carte di morte, 10, anzi non c'è neanche un 10, si tratta secondo me più di occuparsi di qualcosa, magari tagliando quello che non serve più, anche se io non è che senta proprio tagli, chiusure o fini. Si tratta più di sistemare qualche cosa, vedere con altri occhi quello che voi percepite come vuoto. Sapete, il 9 di Pentacoli è una di quelle carte che mi parla sia di single che di lavoratori autonomi, quindi può essere adattabile a tutti e due i piani. È come se questo vuoto fosse un po', tra virgolette, il prezzo da pagare per questa libertà, questa indipendenza, questa autonomia. C'è come un accordo che dovrete prendere, ok? Questo fa parte del pacchetto. Vi faccio un esempio, siete persone che viaggiano molto per lavoro e magari fate fatica a mantenere una relazione romantica o anche semplicemente di amicizia nel lungo periodo, proprio perché non riuscite a frequentare le persone, magari siete all'estero spesso. Quindi si tratta di scelte di vita. Io voglio la mia libertà, voglio la mia indipendenza finanziaria, sto lavorando per averla, parte del prezzo che devo pagare, sempre tra virgolette, per questa indipendenza finanziaria è il sacrificio di magari certi tipi di relazioni. Ma sappiate, quando vi dicevo datevi dei canoni, come una struttura, un ordine, datevi un tempo. Quindi, ok, faccio questo sacrificio per X anni, poi faccio un po', come dire, tiro un po' le righe, no? Faccio un po' le somme e vediamo se uno vale la pena, ehm, merita, insomma, pensarla così, ecco. Perché sento che c'è comunque un qualche cosa che non volete vedere, di cui non volete occuparvi, per cui non volete sentire ragioni. Cioè, è come se ci fosse un non negoziabile qui. Non importa quali siano gli altri prezzi, quella cosa lì non...
o non la volete vedere perché non la sapete affrontare, non sapete cambiarla, perché comunque si tratta di intervenire, oppure è proprio una cosa alla quale siete afferrati, mi viene da dire. Va bene, andiamo a vedere settore per settore, ragazzi, cerco di darvi qualche dato in più. Allora, partiamo dai disoccupati, quindi dal lavoro. In realtà, essendoci la Carta della Giustizia, promette bene, nel senso che potrebbero esserci effettivamente degli accordi, qualche lavoro che sbuca così, anche perché effettivamente iniziamo con l'otto di Pentacoli, quindi sì. Ehm, Vi dirò che potrebbe essere attraverso qualche familiare, qualche amico, qualche persona che voi già conoscete. Mm. Oppure per qualcuno si può anche trattare di un lavoro che avete già fatto, quindi sapete com'è il lavoro, sapete com'è l'ambiente, sapete come sono i turni, i colleghi, il datore di lavoro, le pecche e le gioie, e potreste essere lì che, insomma, non so se... Secondo me andrete a cercare altro. Poi dipende sempre da ognuno, però è come se non vi sconquifferasse l'idea di ritornare in quel posto di lavoro. Per le persone che sono occupate, io credo che qualcuno di voi stia pensando di andarsene e che sia anche ben determinato nel farlo. Probabilmente avete dei progetti alternativi o laterali da seguire. Potreste non avere, diciamo così, riscontro in famiglia, nel senso che qualcuno potrebbe dirvi: ma no, ma aspetta un attimo. Potrebbero cercare di trattenervi dal fare questa scelta. Non è che sento che la farete, però ci state pensando. Nonostante tutto, sento che avete come un alleato all'interno del posto di lavoro. Potrebbe anche essere dei piani alti. Mm, per quello che riguarda le persone autonome, sento un po' di energia, come dire, probabilmente sì, un po' quello che vi dicevo all'inizio, state facendo, ma state facendo il vostro, forse quasi anche per abitudine. C'è un fante di pentacoli, come se ci fosse la voglia di qualche cosa in più. Ehm, Potreste effettivamente fare accordi anche per voi. Vi dico che potrebbe cercarvi qualcuno con cui avete collaborato in passato. Potrebbe non essere un'ottima soluzione la collaborazione, voi lo sapete. Sento che punterete in alto in questo periodo. Terminando con la stella, io sento che c'è un sogno, probabilmente questo progetto che si vede qua con questo 3 di bastoni. C'è un progetto che avete in testa che magari potrebbe anche darvi una certa libertà, una certa autonomia. Potrebbe essere il progetto di, non lo so, farvi una settimana alla spa, va benissimo qualsiasi progetto, però è come se puntasse a quello e niente vi potesse distrarre in questo periodo. Ehm, Parliamo appunto di progetti. Allora, è come se qualche cosa in voi stesse studiando il modo di creare indipendenza finanziaria. Ho fortissima questa sensazione. Potrebbe essere trovare un vostro lavoro, potrebbe essere iniziare un secondo lavoro, e qui sento molto
favoriti i settori terapeutici olistici, quindi naturopatia, shiatsu, massaggi, vabbè, agopuntura è già diverso, ci vuole il dottorato per poter esercitare in Italia, solo in Italia, però va bene. Tutto quello che riguarda la cura e il benessere della persona da un punto di vista un po' più terapeutico, un po' più olistico, un po' più naturale, è ben favorito in questo periodo. Quindi se avete in testa di aprire una vostra attività in questo senso, per quello che vi dicevo la spa, mi risuona tanto il momento benessere, il cercare di far star meglio le persone o aiutare le persone a fare il vostro stesso percorso. Sento un po' questo, è come se poteste diventare ottime guide, ottimi punti di riferimento con questa stella, con questo progetto. Parliamo di denaro. Eh, mm. Non è che siate in un momento preoccupante, però vedo delle spese impreviste in questo periodo. Più per diletto che non per urgenza, cioè nel senso non sono questioni dove dovete intervenire per forza, tipo che vi si rompe qualche elettrodomestico, che poi con Mercurio retrogrado potrebbe essere, soprattutto con i mezzi di comunicazione potrebbe succedere qualcosa, però sento più come un togliersi qualche capriccio in più e per quello avere come queste spese impreviste, ok? Parliamo di relazioni. Allora, vi devo dire, per quello che riguarda la famiglia, potrebbero esserci degli screzi, potrebbero esserci dei battibecchi, potrebbero esserci ehm, temi che poi si risolveranno, però le carte vi dicono che dovete sedervi davanti a un caffè, un cappuccino, un tè, un drink, quello che vi pare, e parlarne a tavolino, con calma. Arriviamo alle relazioni romantiche. Se siete single, ragazzi, secondo me potreste incontrare qualcuno di nuovo, ma molto vicino a voi, cioè iniziamo con un 8 di pentacoli, quindi secondo me è proprio anche al lavoro, magari in questo periodo ci sono delle sostituzioni per le ferie estive, c'è comunque una nuova persona che potrebbe entrare. Vi do subito i segni zodiacali perché poi mi dimentico. Potrebbero essere Bilancia, no scusa, sì, Acquario sì, Cancro. Potrebbe essere un Capricorno, un Sagittario. Ok, potrebbe entrare qualcuno di nuovo? Sì. Avete voglia di frequentare questa persona? Nì. Vi dico, siete molto focalizzati sui vostri progetti, sulla vostra vita, sul vostro Trantan. È come se aveste una dinamica giornaliera ben scandita, ben definita. C'è comunque un due di coppe qui, quindi mi fa ben sperare che alla fine incontriate questa persona, che riusciate a parlare, ehm, sì, a conoscervi. Quello che mi è arrivato adesso qua è fate attenzione a non sottovalutare il potenziale di questa persona, ragazzi, perché è una persona che vi può aiutare nello sviluppo proprio del vostro progetto. Per quello che riguarda le persone che sono in una relazione, allora, sinceramente, guardando queste due carte solo, mi sembra che stiate inseguendo l'altra persona. C'è questo vuoto anche per voi? C'è come un punto di incontro, però è come se non vi bastasse. Cioè, io sento che qui, ragazzi, c'è un vuoto da colmare.
Fate attenzione a non essere stati voi a creare questo vuoto, nel senso che c'è come un sogno qui, un'idea forse un po' troppo idilliaca di quello che vorreste in una relazione. Vi dico che mm, allora, un discorso è se state cercando l'indipendenza, l'autonomia all'interno di una relazione che è un po' più comprensibile, diciamo, cioè il mantenere una propria indipendenza nella relazione. Un discorso è se siete in una relazione magari non ufficiale con qualcuno e volete comunque rimanere single, cioè cercate di capire forse un po' che cosa volete. Qui rivedo un po' questo carro, questa scelta, questa selezione di cui ci parla anche la giustizia. Fate le cose in modo giusto, mi viene da dire. Io ho come l'idea che un punto di incontro alla fine lo troverete. Si tratta di coltivare nuovi obiettivi di coppia qui, che siano comuni però. Fate attenzione a non guardare solo i vostri, perché qui con questo 4 di coppia c'è un re, un progetto, un qualche cosa che non volete guardare, c'è come un lato o della relazione o della situazione, può essere semplicemente quello che vuol fare il partner, che è come se non lo vedeste tanto possibile, non deste tanta corda a quel tipo di progetto, a quel tipo di iniziativa, ma anche perché vi dico, voi siete tanto focalizzati sul vostro. Per quello che riguarda le persone che sono in una relazione clandestina, piuttosto che difficile, non etichettata, in silenzio stampa, anche qui, ragazzi, le dinamiche restano un po' quelle. Mi sembra che le cose vadano avanti un po' per inerzia, sinceramente. Non vi sentite pieni, devo dire. Qui vi manca decisamente qualche cosa. Secondo me ve ne rendete conto che c'è questa ferita un po' latente. Qui si tratta di capire che cosa volete fare con questo carro, se andare avanti e seguire questo sogno che comunque vi lascia vuoti, vi crea le carenze di questo 5 di pentacoli e che voi lo sapete come andrà. Avete 2 volte la sacerdotessa. Bisogna solo certe volte riuscire ad ascoltarci. Perché quello che ascoltiamo a livello intuitivo, e qui avete anche la stella, non è sempre quello che vuole il nostro ego, e quindi l'ego, la mente, poi comincia a trovare scuse. Poi a posteriori ci diciamo, se avessi seguito il mio istinto, che non è neanche l'istinto, è l'intuito. Ok, chiusa parentesi. Ragazzi, secondo me vorrete giustizia in questo caso. Però qui si tratta di vedere il disegno più grande. Che cosa state rifiutando di vedere, mi verrebbe da dire per voi. Fatemi sapere nei commenti come vi risuona. Andiamo a vedere un ultimo oracolo per chiudere la lettura. 10. Sinfonia incompiuta, è qui che si va avanti per inerzia, senza arrivare al clou, ed è questo vuoto che avvertite, no? Un po' secondo me. Carta numero 38, essere imparziali, e qui sento fortemente la carta della giustizia. Vi mancherebbe un po' un appeso. Mi viene un po' da dire che appunto cercate di vedere le cose anche dalla parte dell'altra persona, o se per esempio fosse un progetto, pensate a se non dovesse andare come voi supponete possa andare. Cercate di capire anche qual è il lato B della medaglia, i prezzi da pagare nascosti che non volete vedere o quello che non si vede. Amici dell'Ariete, questo è quello che avevo per voi. Spero che la lettura vi sia stata utile, che vi abbia dato spunti di riflessione interessanti. Fatemelo sapere nei commenti. Sostenete il canale con un hype, un like, l'iscrizione e la condivisione del video. Per chi volesse iniziare un percorso di crescita con me, mi potete contattare via mail oppure potete abbonarvi al canale. Nella sezione degli abbonati tratto temi riguardanti sì
le credenze limitanti che ci bloccano nella vita, però ci sono anche altri temi molto interessanti, si parla di chakra, di traumi, di come superare questi traumi, di metafisica, metamedicina, si parla di kundalini, di come risvegliare i sensi psichici, insomma c'è un po' tutto quello che io ho studiato in decenni di formazione personale e professionale che io sto condensando e mettendoli a disposizione per voi. Date un'occhiata ai titoli dei video, quelli si vedono, sono pubblici. Tenete presente che sono playlist, vabbè, hanno la copertina lilla e poi sono 5, sono numerate, ma sono numerate dall'1 al 4 perché una è suddivisa in due, 3A e 3B, e vanno viste parallelamente queste due. Comunque date un occhio. Detto questo vi ringrazio di essere stati qui, vi mando un abbraccio e ci vediamo nei prossimi video. Ciao ciao!